Ascoltiamo adesso una lezione del dottor Pierre Gilbert, un oratore e scrittore canadese, esperto su tematiche legate alla geopolitica, all'occultismo, alla massoneria e al controllo delle masse. Attivo soprattutto negli anni 90, è diventato celebre per la sua conferenza del 1995, intitolata Ordo ab Chao, nella quale analizza i legami tra simbolismo massonico, religioni esoteriche e piani di dominazione globale. All'inizio si chiamavano i priori di Sion, avevano 3 obiettivi. E ora aprite le orecchie, fate funzionare la vostra memoria attiva. Primo, bisognava acquisire i beni del mondo. Acquisire i beni del mondo? Siamo nel III secolo. Secondo, bisognava stabilire un governo mondiale. Siamo ancora nel III secolo. Terzo, bisognava avere una casa del re, con un solo pensiero, il pensiero merovingio. Siamo nel III secolo. Domanda: i 3 obiettivi? Acquisire i beni del mondo? Governare il mondo intero, avere un'unica casa del re. E ora vi mostrerò che questi obiettivi non sono cambiati. Ve l'ho mostrato poco fa. All'inizio, le Nazioni Unite stanno preparando la perdita della nazionalità per tutti i paesi del mondo per arrivare a un unico governo mondiale, un'unica sfera di governo, un'unica casa del re e una sola religione. Si dice che loro sanno dove si trova il tesoro e che controllano l'economia mondiale. Nel 1979, siamo più vicini a noi. Un giornalista della BBC chiese a Pierre Chartrand de Saint-Clair, che all'epoca era il segretario generale dei priori di Sion, se possedessero ancora il tesoro di Sion. E lui rispose: sarà restituito a Gerusalemme a tempo debito. Perché Gerusalemme era, nelle loro menti, il centro dell'umanità. Il popolo ebraico è la bilancia dell'umanità. Gli ebrei non sono un piccolo qualcuno, sono il popolo di Dio, il popolo fisico di Dio. Non è il popolo spirituale di Dio. Il popolo spirituale di Dio è il credente del Nuovo Testamento. Ma il popolo fisico di Dio, che Geova utilizza per regolare l'orologio del tempo con cui si rivolge all'umanità, è il popolo ebraico. E questo pomeriggio vi spiegherò come si possono comprendere queste cose. Allora, nel 1903, presentando allo zar di Russia un documento chiamato I Protocolli dei Savi di Sion, lo zar lo definì oltraggioso e provocatorio e ordinò che fosse distrutto. Nel 1919 fu distribuito alle truppe russe che massacrarono 60.000 ebrei, ritenendoli responsabili della rivoluzione. Gli ebrei sono sempre stati il capro espiatorio in tutti i casi. I pangermanici, nel III secolo, quando ci fu la peste nera in Europa, i re fecero sterminare tutti gli ebrei. Nel 1919 si distribuì ai prussiani che massacrarono 60.000 ebrei e Hitler se ne servì per alimentare le sue foglie demoniache. Il protocollo era firmato dai rappresentanti di Sion. State ascoltando cose che vengono dal 33° grado della massoneria internazionale. Sono i massoni che hanno composto questa raccolta di leggi e regole che mostrano i piani per impadronirsi del mondo intero e che affermano che furono gli ebrei a preparare tutto questo, con lo scopo di rivoltare il mondo intero contro gli ebrei. E capirete tra poco che c'è la massoneria dietro a tutto questo. Un secolo fa, una grande statua fu costruita da un francese di nome Auguste Bartholdi. Fu posta nel porto di New York. Fu costruita in Francia, portata via nave e collocata nel porto di New York con il nome ufficiale La Libertà, luce del mondo. E ciò fu scoperto il 4 luglio 1987, quando iniziarono a fare pulizia nella Statua della Libertà a New York. Vorrei che sappiate che la libertà, luce del mondo, è un tema massonico, perché la Bibbia ci dice che Gesù è la luce del mondo, non la libertà, perché quegli uomini in un rito hanno accettato di sottrarsi, di negare completamente, di rinnegare Gesù Cristo. Adesso entriamo nella formazione dei libri, affinché possiate comprendere che prima si chiamavano i saccheggiatori di Sion, poi diventarono i Templari Cavalieri, e dopo i Templari Cavalieri diventarono la massoneria. La formazione dell'Est avrà poi altri nomi, come ad esempio la Società delle Nazioni. Più tardi, la Società delle Nazioni cambierà nome per diventare la Commissione Trilaterale del 1973. Tutti questi nomi sono semplici cambi di nomenclatura, con lo stesso spirito e con gli stessi uomini che passano attraverso la stessa formazione. Io ho con me dei documenti che normalmente avrebbero potuto far parte della sessione di questa mattina, chiamata il piano, il grande piano, e all'interno di questo piano viene trasmessa la formazione che questi uomini devono ricevere. Vi risparmio tutti i dettagli,
Ma vi dico semplicemente questo. Mentire deve diventare una seconda natura per questi uomini. La menzogna è lo strumento più importante di questi individui. Dovreste comprendere che questi uomini, la maggior parte dei nostri grandi politici, quelli che prendono le decisioni, sono membri di queste organizzazioni. La massoneria, l'intenzione massonica, deve la sua esistenza a una confraternita di muratori-costruttori che viaggiavano in Europa fin dall'VIII secolo. Condividevano segreti legati al loro mestiere. La prima traccia della parola massoneria si ritrova solo tra il 1276, nella forma inglese free, Freemason, free come libero e mason come muratore, muratore libero. Si trattava di operai che erano fuori dal comune, beneficiavano di franchigie accordate dalla Chiesa, franchigie accordate dai sovrani, erano liberi dagli obblighi delle corporazioni, erano liberi per nascita, ciò che oggi si chiamerebbe cittadino naturale. Ognuno di voi attualmente non è in Canada un cittadino naturale. Siete cittadini secondo la legge numerata. E in base a questa legge, la legge numerata, siete su una grande nave. E in questa grande nave siete considerati dei beni mobili. E qui il governatore generale ha ricevuto di disporre dei beni mobili come meglio crede. Ed è per questo che siete dei contribuenti. Bisogna cambiare stato. Passare dallo stato di contribuente o cittadino secondo la legge numerata a cittadino di legge naturale per smettere di essere un contribuente. Vi sto insegnando delle cose, ma tutto questo è previsto nella Costituzione canadese ed è stato stabilito da coloro che hanno redatto la Costituzione stessa. Loro conoscevano queste cose, avevano previsto una libertà maggiore. È per questo che il Canada e il Nord America erano paesi benedetti da Dio, ma ci sono stati tolti dal 1913 a causa dell'arrivo massiccio delle leggi massoniche e della massoneria internazionale. È in Gran Bretagna, soprattutto in Scozia, che si trovano all'inizio del XVII secolo le prime tracce della trasformazione della vita massonica moderna, cioè la transizione dalla massoneria operativa alla massoneria speculativa, ovvero una massoneria di pensiero. Nel 1902 la loggia londinese St. Paul dichiarò che, tra parentesi, i privilegi della massoneria non erano più riservati solamente agli operai costruttori, ma sarebbero stati estesi a persone di ogni ceto che volessero farne parte. Si poteva partecipare, ma senza un percorso da seguire. Da lì comincia la storia della massoneria moderna, che oggi chiamiamo massoneria simbolica. Il 24 giugno 1717, giorno di San Giovanni, i membri delle 4 logge londinesi si riuniscono e formano la Grande Loggia di Londra, che è la prima federazione di logge massoniche. Nel 1723 pubblicano a Londra le Costituzioni dei Liberi Muratori, Constitutions of the Freemasons. L'impianto delle logge massoniche in Francia, da parte degli inglesi, avviene nel 1725. Nel 1778 nasce la prima obbedienza francese, chiamata Gran Loggia di Francia. Nel 1773 appare un'altra obbedienza, chiamata Grande Oriente di Francia. Avete mai sentito parlare del Grande Oriente di Francia? È una loggia massonica. La loggia di Londra si proclama la Grande Loggia d'Inghilterra ed è quella che poi dirige le logge in tutto il paese e anche nelle sue colonie. Il Canada è una colonia inglese, così come gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, l'Australia. Gli inglesi la esportano fino a Turchia, Cina, Nicaragua. In Europa si diffonde nei Paesi Bassi, in Austria, in Lussemburgo, in Polonia, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, in Grecia, in Svizzera, nei Paesi scandinavi, in Russia, nel Sud Europa, in Italia, Portogallo. In altre parole, la massoneria è ovunque, in tutti i governi mondiali. Ascoltate bene, pubblicamente questa società si presenta come una società filantropica. Saddam, bisogna che vi spogliate della vostra ingenuità. Siamo naturalmente ingenui. Se qualcuno mi dice che lavora in nome del bene, gli darei il mio sangue. State in guardia. Cioè erano orientati verso le buone opere e promuovevano valori giusti e valori morali, ma nei fatti è tutt'altra cosa. Nel libro Lost Keys of Freemasonry di Manly P. Hall si dice che gli smarriti della massoneria, persino i detentori del 33° grado, rivelano che l'ordine massonico non è un'organizzazione sociale semplice, ma è composto da tutti coloro che sono legati insieme per apprendere e applicare i principi del misticismo e dei riti occulti. I massoni sono i druidi dei nostri giorni. Oh là là. I massoni sono i druidi dei nostri giorni.
cioè massone del 33° grado, lo scrisse. E J.D. Book affermò che la massoneria ha preso più dottrine e cerimonie dai druidi che da qualsiasi altra fonte. Ma questo per voi potrebbe non voler dire nulla, se non sapete chi erano i druidi. Ebbene, i druidi erano sacerdoti occulti che adoravano più dei, che praticavano l'astrologia e che praticavano sacrifici umani. Ed è qui che inizierete a capire che le guerre sono state seguite da questi grandi sacerdoti con lo scopo di versare molto sangue per rendere omaggio ai loro dei. Il vero volto della massoneria viene rivelato solo agli iniziati di altissimo livello. I massoni del 20° grado non sanno nulla di tutto questo. Tutto il resto è una facciata monumentale. Sono corsi di sociologia, di mutua protezione tra loro, fino al 3° grado. Dal 30° grado in poi, l'iniziazione deve compiersi in 2 anni, rinnegando Gesù, rinnegando la Bibbia e donando la propria vita, per essere iniziato. Il vero volto della massoneria viene rivelato solo agli iniziati di alto grado. Un alto dignitario dell'ordine scrive questo: l'iniziazione è magnifica, ma non è per coloro che desiderano semplicemente un'organizzazione sociale, un po' di cerimoniale pittoresco. Per loro è una buona occasione, ma la massoneria non sarà mai altro che una formalità per loro, come è sempre stata per molti altri. Essi stessi rimarranno sempre. Si sta parlando dei massoni al di sotto del 30° grado? Rimarranno sempre nell'ignoranza del significato, dello scopo e delle grandi possibilità dell'ordine. Albert Pike, nel suo Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite, scrive a pagina 819: una parte dei simboli viene rivelata all'iniziato, ma quest'ultimo è intenzionalmente tratto in inganno. Non si vuole che comprenda. Non è ancora pronto a impegnarsi, non ha ancora dato prova del proprio valore. La vera spiegazione è riservata agli adepti e ai principi della massoneria. Ci dice questo in un libro che fu preparato per il Consiglio Supremo degli Stati Uniti. La Bibbia dice con tutte le allegorie che contiene. La Bibbia non ha alcuna allegoria. Non esprime che in modo incompleto e imperfetto la scienza religiosa degli ebrei. La vera filosofia sacra e tradizionale fu scritta solo molto più tardi e viene rivelata in maniera ancora meno trasparente. Così nacque una seconda Bibbia, sconosciuta ai cristiani, o meglio, compresa da pochissimi. Tutte le vere religioni dogmatiche derivano dalla Kabbalah e ad essa ritornano. Tutte le associazioni massoniche devono ad essa i loro segreti e i loro simboli. La Kabbalah è l'insieme delle tradizioni ebraiche relative all'interpretazione mistica dell'Antico Testamento. Ma l'Antico Testamento non si interpreta in modo mistico, si interpreta nel suo contesto. La Kabbalah è uno dei più antichi sistemi filosofici dell'Occidente. È la fondazione sulla quale si ritrovano l'astrologia, il tarocco, la chimica, la numerologia, la mitologia. È una scienza occulta che pretende di mettere i suoi adepti in comunicazione con il mondo degli spiriti. Oswald Wirth ci rivela che nel libro L'apprendista massone si trovano queste cose, eppure molti credono di conoscere la massoneria, mentre in realtà non sospettano nemmeno l'esistenza di questi misteri. Da parte sua, Ragon afferma esplicitamente: la massoneria è una religione. Nel libro Il maestro gioioso leggiamo a pagina 22: resta da sapere se la massoneria sia o meno una religione. Ebbene, essa cerca di esserlo, perché gli altari di questi templi sono consacrati al culto della libertà, della fraternità e dell'uguaglianza. Ecco 3 parole che voglio che ricordiate: libertà, fraternità, uguaglianza. Questi sono i temi guida della massoneria internazionale. Sono proprio queste parole che furono usate per radunare le masse durante la Rivoluzione francese. Chi ha studiato un po' di storia lo sa bene. Robespierre pubblicò documenti nei quali si proclamava libertà, fraternità, uguaglianza. Questa libertà vi libera da ogni autorità civile o divina. Ed è la stessa oggi, identica. Sono parole chiave che dovete ricordare. E cosa dicono? Ci esortano ad avere il coraggio di definirci religiosi, di professarci aderenti a una religione più santa di tutte le altre. È così che la prima finalità dell'iniziazione massonica diventa purificare l'apprendista da ogni mentalità cristiana. È interessante notare che in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 7 è scritto: «Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato».
Vedete, la dottrina luciferina è diametralmente opposta al cristianesimo. Nel cristianesimo nessuno di noi può salvarsi da solo. È Cristo che ci salva con il suo sangue. È il sangue di Gesù che ci purifica. Ma nella massoneria è l'uomo che si purifica da sé, che si santifica da solo, diventando una personalità di alto grado, di grande levatura, assimilando dottrine sottili che hanno infiltrato le religioni. Persone che pensano di condurre una vita retta facendo del bene. Nel libro Loggia o Iniziazione si legge: la nostra iniziazione, i nostri rituali, i nostri simboli risalgono all'antico Egitto. Ecco, ora iniziate a comprendere la radice di queste parole. È per questo che la Bibbia parla spesso dell'Egitto come simbolo del peccato, perché queste dottrine vengono dall'Egitto antico, nella forma simbolica, ma sono ancora più antiche. Esistono da quando l'uomo è apparso sulla terra. Soprattutto abbiamo pochissima conoscenza dell'umanità prima del diluvio. La Genesi ne parla brevemente. Ma com'erano le società segrete di quell'epoca? Lo possiamo dedurre dal pensiero siriano, che esiste da quando l'uomo fu tentato da Lucifero. Queste dottrine si sono formate a Babilonia, con Nimrod, e per capire questo bisogna sapere che i Templari, la Lega delle Nazioni, le Nazioni Unite, sono tutti rami della stessa ideologia. Nell'antico Egitto, le confraternite dei costruttori avevano un ruolo predominante. Il faraone stesso era un maestro d'opera, detentore di conoscenze segrete chiamate la lingua sacra, la scienza dei simboli, la decifrazione delle leggi creatrici, l'astrologia, la magia, l'alchimia, per citare solo alcune delle loro arti. Albert Pike fu un sommo pontefice della massoneria universale, di 33esimo grado, il gran sacerdote della Chiesa satanica, che il 14 luglio 1889 dichiarò: «Dobbiamo dire alla folla, attenzione, non disse questo ai massoni del 12esimo, 20esimo, 29esimo grado, si comincia dal 31esimo grado in su. Ecco cosa dobbiamo dire alla folla. Noi adoriamo un Dio, ma il Dio che adoriamo lo facciamo senza superstizione». Poi aggiunge: «A voi grandi ispettori generali sovrani, diciamo questo, affinché possiate ripeterlo ai fratelli del 30esimo, 31esimo e 33esimo grado. La religione massonica dovrebbe essere per noi tutti, iniziati di alto grado, mantenuta nella purezza della dottrina luciferina. Se Lucifero non fosse Dio, allora dice, che cosa sarebbe Adonai? E chi è Gesù, il Dio dei cristiani? Perché il Dio dei cristiani, dicono loro, ci denuncia, ci limita, ci giudica. Lucifero, invece, ci esalta. Da qui nasce il principio di Ordo Ab Chao, l'ordine che nasce dal caos, che ritrovate in ogni forma e simbolo moderno, ad esempio il simbolo dell'agopuntura, con il cerchio nero con un punto bianco all'interno, e quello bianco con un punto nero, il bene e il male legati tra loro, il positivo e il negativo, yin e yang. Questi sono segni della dottrina luciferina di Ordo Ab Chao, e ce ne sono molti altri, ve ne mostreremo più avanti. Questa dichiarazione fu fatta all'epoca davanti al Supremo Consiglio dei 23 del mondo intero. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo: in principio era la parola era con Dio, e la parola si fece carne, abitò in mezzo a noi, piena di grazia e di verità. Lì si dice chiaramente che in Dio non ci sono tenebre. Ma la dottrina luciferina afferma il contrario, che luce e tenebre sono unite, che Dio e Lucifero sono uno specchio l'uno dell'altro. Ed ecco una delle grandi dottrine luciferine. Come in alto, così in basso. L'avete già sentita? Significa che Dio e Lucifero, il bene e il male, sono due polarità della stessa energia. Il grande Albert Pike, il generale Pike, è considerato uno dei più grandi massoni della storia. Ha scritto il celebre libro Morals and Dogma, che fino a poco tempo fa veniva consegnato agli iniziati massoni. Fu il pontefice della massoneria universale, capo della massoneria mondiale e leader degli Illuminati fino agli anni 1870. Fu gran sacerdote della Chiesa satanica e fondatore del Ku Klux Klan tra il 1859 e il 1071. Nel 1071 mise per iscritto un piano militare dettagliato e qui entriamo in una conferenza che tocca fatti reali. Questo piano doveva servire come base per l'organizzazione di 3 guerre mondiali, 3 rivoluzioni maggiori, che egli riteneva necessarie per far arrivare la cospirazione al suo stadio finale nel corso del XX secolo.
Fu l'organizzatore del nuovo rito palladico, un rito sacro dedicato a Lucifero, che pratica il culto di Set e che riunisce l'elite delle logge in tutto il mondo. Quando gli Illuminati e le logge del Grande Oriente diventarono sospetti a causa delle loro attività rivoluzionarie in Europa, Pike istituì 3 consigli supremi, uno a Charleston, Carolina del Sud, uno in Oriente e l'ultimo a Berlino, in Germania. Successivamente, con Mazzini, fece istituire 23 consigli supremi, che divennero centri strategici del movimento rivoluzionario mondiale. E questo prima ancora dell'invenzione della radio da parte di Marconi. Gli scienziati affiliati agli Illuminati avevano già creato per Pike e i suoi direttori un sistema di comunicazione segreta che permetteva loro di coordinare eventi simultanei in diverse parti del mondo. Le persone si chiedevano: come mai tutti questi eventi avvengono nello stesso momento? La risposta è che le società segrete comunicavano tra loro grazie a scienze nascoste al grande pubblico. E dovreste comprendere che oggi accade la stessa cosa. Noi, come pubblico, pensiamo di avere accesso a tutto perché abbiamo i computer o le reti digitali. Ma in realtà, gli Illuminati mondiali, coloro che vi sto rivelando oggi, possiedono una scienza infinitamente più avanzata di qualsiasi cosa voi conosciate. Una scienza che, secondo loro, è stata rivelata da Lucifero stesso, al fine di prendere il controllo del pianeta in un futuro molto prossimo. Fu la scoperta di queste comunicazioni segrete a permettere a ufficiali dell'intelligence di comprendere eventi che, in apparenza, non avevano alcun legame tra loro, ma che accadevano simultaneamente. Il piano di Pike per provocare le guerre e le rivoluzioni era semplice. Richiedeva che il comunismo, il nazismo, il sionismo politico e altri movimenti internazionali fossero organizzati e usati per fomentare 3 guerre mondiali e 3 grandi rivoluzioni. La prima guerra mondiale doveva servire agli Illuminati per rovesciare il potere statale in Russia e fare di quel paese la roccaforte del comunismo. Le divergenze tra britannici e tedeschi, l'impero tedesco, furono messe in evidenza e intenzionalmente esagerate da quello che Pike chiama agenti uccisori. Aggiungete questo termine al vostro vocabolario: agenti uccisori. Sono gli agenti degli Illuminati che oggi operano ovunque nel mondo politico e vengono usati per fomentare le guerre. Una volta conclusa la guerra, ecco che si applica il principio. Ordo ab cao, l'ordine dal caos. Il comunismo doveva quindi essere elevato a strumento per distruggere altri governi e indebolire il cristianesimo. La seconda guerra mondiale doveva nascere dall'esagerazione delle differenze tra fascisti e sionisti politici. Si diede grande importanza a un movimento più che all'altro, si crearono tensioni e quando le tensioni furono abbastanza forti si provocò l'evento scatenante. È come quando tra 2 persone pacifiche interviene un terzo e accende il conflitto. C'è gente che ha questa capacità: mettere fuoco alle polveri. Questa guerra, secondo Pike, doveva essere organizzata in modo tale che il nazismo fosse distrutto e al suo posto crescesse il potere del sionismo politico, il che doveva portare più tardi alla creazione dello Stato di Israele in Palestina, secondo quanto previsto dal piano di Pike, scritto a metà del XIX secolo. Durante questa stessa guerra, il comunismo internazionale doveva crescere a tal punto da diventare un contrappeso alle nazioni cristiane riunite. E ci hanno provato. Ci sono riusciti per 70 anni con Stalin. Questo pomeriggio, con un diagramma alla lavagna, vedremo come Stalin fu finanziato dai banchieri internazionali, come Adolf Hitler ricevette 5 o 7 milioni di dollari per fomentare la Seconda Guerra Mondiale, e come Mein Kampf, il libro che Hitler avrebbe scritto in prigione, fu in realtà scritto dagli Illuminati insieme a un gesuita con lo scopo preciso di dare inizio al conflitto mondiale. Nota: quando dico gesuita non intendo dire che tutti i gesuiti siano così. Il comunismo doveva quindi essere mantenuto vivo per un po', ma tenuto sotto controllo fino al giorno in cui sarebbe servito per, ascoltate bene, aprite bene le orecchie, per la realizzazione del cataclisma sociale finale. Il cataclisma sociale finale. Qualcuno potrebbe chiedersi: il presidente Roosevelt degli Stati Uniti e il primo ministro britannico si consultarono forse per mettere in atto questa politica? Forse. Non dimentichiamo che
un mese prima che i giapponesi attaccassero Pearl Harbor, nel periodo tra 1941 e 1945, Dwight Eisenhower sapeva che l'attacco sarebbe arrivato. Era il generale dell'epoca. La terza guerra mondiale, secondo il piano, doveva nascere dall'esagerazione delle divergenze tra sionismo politico, Israele, e i capi del mondo musulmano. Oh là là. Oh là là. Se conoscete un po' gli eventi attuali, sapete bene che Israele è sul punto di essere attaccato su più fronti dalle fazioni musulmane. E questo fu previsto da Pike oltre un secolo fa. Il loro piano segue una coordinata ben precisa. Perché? Perché non è un piano umano, è un piano luciferino. E loro lo dicono apertamente. Amici miei, Pike è ancora presente? Anche se gli uomini muoiono, il suo piano continua. Lo trasmettono e viene portato avanti. Secondo i piani scritti nel 1859 e nel 1861, questa guerra, la terza, doveva essere diretta in modo che l'Islam, il mondo arabo, il maomettismo e il sionismo politico, includendo Israele e per estensione gli Stati Uniti, si distruggessero a vicenda. E nel frattempo le nazioni rimanenti, divise le une contro le altre, sarebbero state costrette a combattersi tra loro fino a raggiungere uno stato di esaurimento completo, morale, spirituale, economico. Questo pomeriggio vedremo come la Bibbia, e in particolare il profeta Daniele, ci rivela questi eventi con grande precisione. Vi mostrerò il lato delle società segrete che hanno programmato tutto questo e vi mostrerò come Dio ha detto che sarebbe accaduto. E vi dimostrerò che Dio interverrà. Altrimenti sarebbe la fine di tutto. Va bene, allora salto da qui perché il 15 agosto 1871 Albert Pike confidò a Mazzini che una volta che fosse terminato tutto, cioè le 3 guerre mondiali, aprite bene le orecchie, quelli che aspirano a mettere in piedi una dominazione mondiale incontestata, un governo mondiale di cui ho parlato poco fa, attraverso le Nazioni Unite, provocheranno uno dei più grandi cataclismi sociali che il mondo abbia mai conosciuto, che il mondo non abbia mai conosciuto. Comprendete? Una dominazione mondiale incontestata. Matteo capitolo 24, versetto 21 dice: allora vi sarà una grande tribolazione, tale che non ce n'è stata mai dall'inizio del mondo fino ad oggi e mai più ce ne sarà. Una dominazione mondiale incontestata, che provocherà un cataclisma sociale come l'uomo non ha mai conosciuto. Questo è praticamente testuale. Non è Dio che lo fa, è Dio che lo sa a causa della sua onniscienza e lo rivela affinché siate pronti. Allora, per rafforzare ciò che aveva affermato, Pike si riferisce ai suoi stessi scritti, e qui salto qualche passaggio. Lui dice, per esempio, all'Alta Vendita, che la vera luce è Lucifero. Io leggo: i cittadini, obbligati a difendersi contro le minoranze mondiali rivoluzionarie, stermineranno questi uomini, ma essi sono distruttori di civiltà. In seguito la moltitudine planetaria che resterà, la moltitudine delle illusioni, non sarà più con la cristianità. Saranno disillusi dalla cristianità. Perché questo concetto di disillusione dalla cristianità? Perché la cristianità non sarà più lì. E quello che resterà della cristianità sarà disorganizzato. E gli spiriti saranno confusi. Che cos'è uno spirito confuso? È uno spirito che cerca Dio lasciato senza direzione. Da quel momento in poi, poiché il Vangelo non esisterà più su questo pianeta, gli uomini resteranno ansiosi, alla ricerca di un ideale, ma senza sapere a cosa aderire, né come esprimere la propria adorazione. Le persone che rimarranno, che non avranno accettato Gesù nella loro vita prima, saranno rimaste sul pianeta, dopo essere state colpite da questo o quello, e ora cercheranno Dio, cercheranno chi adorare e dove andare, ma non troveranno nulla. Ecco cosa è stato preparato. Pike dice: essi riceveranno allora la vera luce attraverso la manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero. Questa pura dottrina di Lucifero, portata alla vista di tutti, è una manifestazione che risulterà, infine, da un movimento reazionario generale, che seguirà la distruzione del cristianesimo e dell'ateismo. Attenzione, non solo il cristianesimo viene distrutto, ma anche l'ateismo viene distrutto. Cioè, se siete non credenti oggi, non potrete restare non credenti durante quel periodo. Sarete obbligati a prestare giuramento di fedeltà a Lucifero,
tramite un sistema elettronico che è già in atto. Se pensate che questo sistema sia da venire, vi sbagliate. Il sistema di cui parlo qui è già completamente attivo. Stanno aspettando il giorno X. Allora, i due gruppi saranno conquistati e sterminati nello stesso tempo.